Credi di non valere abbastanza? Ti sbagli. Ci sono segnali che il tuo cervello ignora, ma che rivelano la tua vera natura. 7 segni nascosti che dimostrano che sei già una persona di immenso valore. E il 7° potrebbe sorprenderti più di tutti gli altri. Ascolti il silenzio degli altri. Il primo segno è devastante nella sua semplicità. Quando qualcuno non parla, non riempi quel vuoto con le tue parole. Mentre tutti hanno fretta di riempire ogni pausa con chiacchiere inutili, tu comprendi che il silenzio ha un peso sacro. Marco Aurelio scriveva nelle sue Meditazioni: ascolta più di quanto parli, perché hai 2 orecchie e una sola bocca per una ragione divina. Non è timidezza, non è insicurezza, è saggezza pura. Quando il tuo collega è in difficoltà durante quella riunione importante e non riesce a spiegarsi, mentre tutti lo interrompono con soluzioni affrettate, tu aspetti. Gli dai il tempo di raccogliere i suoi pensieri. Quando tua madre fa quella pausa carica di emozione al telefono, dopo aver parlato di papà che non c'è più, non riempi quel vuoto con frasi di circostanza. Le dai spazio per sentire quello che deve sentire, mentre gli altri interrompono per mostrarsi intelligenti, per dimostrare che hanno capito prima, per prendersi la scena. Tu permetti alle persone di esistere nei loro momenti di vulnerabilità. E sai una cosa? Questo ti rende raro come un diamante grezzo. In un mondo che grida costantemente, che compete per l'attenzione, che non smette mai di fare rumore, tu offri il regalo più scarso dell'epoca moderna, l'attenzione pura. Non stai già preparando la tua risposta brillante mentre l'altro parla. Non stai pensando a cosa dire per impressionare. Stai davvero ascoltando con tutto te stesso. Le persone lo sentono nel profondo. È come se il loro cuore riconoscesse il tuo. E ritornano perché sanno che con te possono essere se stesse, senza giudizio, senza fretta, senza la pressione di dover recitare una parte. Seneca diceva che la vera ricchezza è avere tempo per gli altri. Tu ce l'hai. E questo ti rende ricco in modi che i soldi non potranno mai comprare. C'è di più. Questo tuo modo di ascoltare crea uno spazio sacro dove le verità possono emergere. Le persone si aprono con te come fiori al sole, ti raccontano cose che non hanno mai detto a nessuno, perché sentono che non giudichi, che non corri a dare consigli non richiesti, che non minimizzi il loro dolore o la loro gioia. Per i prossimi 3 giorni, in ogni conversazione, conta mentalmente fino a 3 prima di rispondere. Dai spazio al silenzio. Osserva cosa succede quando dai alle persone il tempo per completare davvero i loro pensieri. Ma questo è solo il primo segno. Il secondo è ancora più rivelatore e riguarda qualcosa che fai quando nessuno ti guarda. Mantieni le promesse che fai a te stesso. Secondo segno, e qui la maggior parte delle persone crolla miseramente. Quando dici domani inizio, tu davvero inizi. Senti, devo essere onesto con te. La maggior parte delle persone mente a se stessa ogni singolo giorno della propria vita. Domani mi sveglio alle 6 per andare a correre. Questa settimana inizio quella dieta. Lunedì smetto di procrastinare con quel progetto. Dal 1° del mese metto via quei 200 euro. Parole vuote che si perdono nell'aria come fumo. Tu no, tu sei diverso. Quando decidi di leggere 10 pagine al giorno di quel libro che hai comprato mesi fa, le leggi, anche quando sei stanco morto dopo una giornata di lavoro infernale. Quando ti imponi di chiamare tua madre ogni domenica, la chiami. Anche quando hai 1000 cose da fare, anche quando quella partita di calcio ti fa gola, soprattutto quando non ne hai voglia. Epitteto, che era schiavo prima di diventare filosofo, insegnava una verità che ti cambierà la vita. Siamo schiavi delle nostre promesse mancate e liberi solo quando manteniamo la parola data a noi stessi. Ascolta queste parole. Davvero, siamo schiavi delle nostre promesse mancate. Ogni volta che ti dici «lo farò» e poi non lo fai, una piccola parte di te muore. La tua autostima si sgretola, la fiducia in te stesso crolla. Ma ogni volta che mantieni quella promessa, anche la più piccola, ti fortifichi come un guerriero che si allena ogni giorno. Non serve che il mondo lo sappia. Non serve postarlo sui social con hashtag motivazionali. Non serve dirlo agli amici.
È tra te e te. È il patto più sacro che esista. Questa disciplina silenziosa plasma il tuo carattere come l'acqua plasma la roccia. Goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Non sei perfetto, nessuno lo è, ma sei affidabile con gli altri, certo, ma soprattutto con te stesso. E questo ti dà una forza che gli altri percepiscono senza capire da dove venga. È l'autorità naturale di chi non si tradisce mai. Quando parli, le tue parole hanno peso perché sanno che dietro c'è sostanza. Quando prometti qualcosa, gli altri ci credono, perché sanno che se mantieni le promesse con te stesso, le manterrai anche con loro. Sai qual è il vero potere di questo atteggiamento? Che quando arrivano le tempeste della vita, e arrivano sempre, hai già costruito la disciplina necessaria per attraversarle. Hai già dimostrato a te stesso che puoi fare cose difficili quando non ne hai voglia. Pensa all'ultima volta che hai mantenuto una promessa fatta a te stesso, quando era scomodo farlo. Come ti sei sentito? Quella sensazione di potenza, di controllo sulla tua vita, di rispetto per te stesso. È quello il carburante che ti porterà dove vuoi andare. Scegli una promessa piccola ma significativa da fare a te stesso oggi. Può essere: farò una passeggiata di 15 minuti dopo cena, o spegnerò il telefono un'ora prima di dormire. Scrivila su un pezzo di carta e mantienila per 7 giorni consecutivi. Non scegliere qualcosa di impossibile. Scegli qualcosa di fattibile ma che richiede disciplina. Ma aspetta, perché il terzo segno rivela qualcosa di ancora più profondo sul tuo carattere e ha a che fare con come gestisci il circo quotidiano che ti circonda. Rifiuti di partecipare al circo dei drammi. Terzo segno. E qui molti si perdono per strada. Mentre tutti si tuffano nel dramma quotidiano come squali in acque insanguinate, tu rimani sulla riva a guardare lo spettacolo senza parteciparvi. Ti racconto una verità scomoda. La maggior parte delle persone è dipendente dal dramma. Hanno bisogno di conflitti, di pettegolezzi, di problemi degli altri per sentirsi vive, per avere qualcosa di cui parlare, per sentirsi superiori. Tua cognata che dopo 10 anni di matrimonio critica ancora tuo fratello per come carica la lavastoviglie, mentre tutti in famiglia si schierano, fanno commenti, alimentano il fuoco, tu annuisci educatamente e cambi argomento. Che bella giornata oggi, no? Il collega che trasforma ogni riunione in una telenovela personale, che ha sempre un dramma diverso, che cerca sempre alleati per le sue piccole guerre d'ufficio. Tu contribuisci solo con i fatti. Basta. Niente commenti personali, niente giudizi, niente carburante per il suo teatro. L'amica che vive di gossip come altri vivono di aria, che conosce i segreti di mezzo quartiere e li condivide come se fosse un servizio pubblico. Ascolti senza alimentare, senza fare domande che scavano più a fondo, senza aggiungere i tuoi "lo sapevo anch'io". Non è indifferenza, non è freddezza, è saggezza strategica applicata alla vita quotidiana. Marco Aurelio, che governava un impero e aveva abbastanza drammi reali da gestire, scriveva nelle sue note personali quanto dolore evitano coloro che non si curano di quello che dice o fa il vicino, ma si occupano solo delle proprie azioni. Hai capito una lezione fondamentale che sfugge alla maggioranza. La maggior parte dei drammi umani sono solo rumore, distrazioni che ti allontanano dall'essenziale, perdite di tempo travestite da urgenze. Mentre gli altri si esauriscono in guerre piccolissime, tu conservi le tue energie per quello che conta davvero: la tua famiglia, la tua crescita, i tuoi obiettivi, le persone che ami davvero, i progetti che ti stanno a cuore. Ma attenzione, questo non significa essere senza emozioni, significa essere selettivi con le tue energie emotive. Il tuo tempo è limitato, la tua energia mentale non è infinita. La tua pace interiore è un tesoro che va protetto come l'oro in una cassaforte. E sai cosa succede quando adotti questo approccio? Le persone iniziano a vederti come un'oasi di calma in un mondo impazzito. Vengono da te non per alimentare il fuoco del dramma, ma per spegnerlo. Ti cercano quando vogliono davvero risolvere un problema, non quando vogliono solo lamentarsi. Diventi quel tipo di persona con cui si può avere una conversazione vera, profonda, significativa. Invece di perderti nei gossip sul matrimonio fallito dei vicini,
Parlate di libri che avete letto, di luoghi che volete visitare, di sogni che volete realizzare. Per una settimana intera, ogni volta che qualcuno inizia a trascinare la conversazione verso il dramma o il gossip, fai questa domanda: ma tu come? Stai davvero? Oppure, e tu cosa pensi di fare per migliorare la situazione? Devia sempre verso il costruttivo. Vedrai che tipo di conversazioni inizierai ad avere. Il quarto segno è ancora più rivelatore e ha a che fare con come reagisci quando le persone intorno a te hanno successo. Celebri i successi degli altri senza invidia. Quarto segno, e qui molti falliscono miseramente senza nemmeno rendersene conto. Quando qualcuno vicino a te ha successo, gioisci davvero, dal profondo del cuore. Devo dirti una cosa che ti aprirà gli occhi. L'invidia è l'epidemia silenziosa della nostra epoca. È ovunque. Si nasconde dietro sorrisi forzati, complimenti a denti stretti, commenti apparentemente innocui ma velenosi. Brava Maria per la promozione, anche se devo dire che se l'è cercata in tutti i modi. Che bella la nuova automobile di Giorgio, peccato che ora si vanterà ancora di più. Complimenti per il matrimonio di tua figlia, speriamo che duri più del primo. Tu no, tu sei diverso. Quando il tuo amico ottiene quella promozione che anche tu desideravi, che hai sognato per mesi, per la quale ti sei preparato e che pensavi fosse tua di diritto, lo abbracci con sincerità. Il tuo sorriso è genuino. Le tue congratulazioni vengono dal cuore. Quando tua sorella compra la casa dei suoi sogni, quella con il giardino che hai sempre invidiato, invece di fare commenti sarcastici sul mutuo trentennale che si è dovuta accollare, la aiuti a traslocare. Porti scatoloni, monti mobili e quando lei ti offre i soldi per la pizza dici: figurati, oggi è festa. Seneca, che era uno degli uomini più ricchi dell'antica Roma, ma aveva capito il vero valore delle cose, insegnava una verità che ti cambierà la prospettiva per sempre. L'invidia è il veleno che beviamo sperando che muoia l'altro. Pensaci bene, l'invidia ti avvelena l'esistenza senza toccare minimamente la persona che invidi. Tu hai capito questa lezione fondamentale che sfugge alla maggioranza. Il successo non è una torta con fette limitate. Se tuo fratello ottiene una fetta più grande, non significa che la tua diventa più piccola. Il successo degli altri non sottrae nulla al tuo potenziale successo. Anzi, e qui sta la vera magia. Più persone di valore ti circondano, più il tuo stesso valore cresce. È la legge della risonanza applicata alla vita. Chi sta vicino a persone che crescono, cresce anche lui. Chi sta vicino a persone di successo, assorbe i loro atteggiamenti vincenti. Chi sta vicino a persone positive, diventa più positivo. Mentre gli altri sprecano energie mentali ed emotive in gelosie meschine, tu costruisci una rete di persone che ti vogliono bene davvero, perché sanno che con te possono condividere le loro vittorie senza timore di essere sabotati, sminuiti, o peggio ancora, di dover fingere di essere meno felici per non ferirti. Questa generosità di spirito è rara e per questo è preziosa. Ti rende qualcuno di cui ci si può fidare anche nei momenti di gloria. E sai qual è il bello? Quando arriverà il tuo momento, e arriverà, saranno loro a festeggiare per te con la stessa sincerità. C'è un aspetto ancora più profondo. Celebrare il successo degli altri ti tiene allenato mentalmente per riconoscere e attrarre il successo nella tua vita. È come se il tuo cervello si abituasse a vedere il successo come qualcosa di normale, di possibile, di raggiungibile. Nei prossimi 7 giorni trova almeno una persona nel tuo cerchio sociale che ha ottenuto un successo recente, anche piccolo, e fai qualcosa di concreto per celebrarlo. Un messaggio sentito, una telefonata, un piccolo regalo, un invito a cena. Fallo senza aspettarti nulla in cambio. Osserva come ti senti e come cambia la tua relazione con quella persona. Ora arriviamo al quinto segno, che è forse il più liberatorio di tutti. Non hai bisogno di dimostrare quanto vali. Quinto segno, e qui tocchiamo il cuore della vera forza interiore. Non sprechi più energie per convincere gli altri del tuo valore. Ascolta bene questa verità che ti libererà da catene invisibili, che forse nemmeno sapevi di portare. L'insicurezza urla, la sicurezza sussurra. Hai smesso di urlare.
Ricordi quando eri più giovane, quando sentivi il bisogno disperato di dimostrare quanto valevi? Quando in ogni conversazione cercavi il modo di far sapere agli altri i tuoi successi, le tue competenze, i tuoi meriti? Quando ti faceva male essere sottovalutato e passavi ore a rimuginare su quella battuta sarcastica del collega o su quel mancato riconoscimento? Tutto questo appartiene al passato. Non senti più il bisogno compulsivo di elencare i tuoi successi nelle conversazioni. Quando qualcuno racconta del suo ultimo viaggio alle Maldive, non senti l'urgenza di dire che ci sei stato anche tu, in un alloggio migliore. Quando un collega si vanta della sua nuova certificazione, non ti affretti a ricordare che anche tu ne hai una simile, solo che l'hai presa anni fa. Non correggi più chi sottovaluta le tue competenze durante quella riunione di lavoro. Non ti offendi quando qualcuno non riconosce i tuoi meriti o quando il tuo contributo viene ignorato, perché il tuo valore non dipende dal riconoscimento altrui. Epicteto, che aveva tutte le ragioni del mondo per sentirsi vittima, era nato schiavo, aveva subito ogni tipo di umiliazione, insegnava una verità rivoluzionaria. La ricchezza consiste nel non avere grandi necessità. Tu non hai più la necessità disperata di approvazione e questo ti libera in modi che nemmeno immagini. Mentre gli altri si esauriscono nel tentativo di impressionare, di sembrare più intelligenti, più di successo, più interessanti di quello che sono, tu ti concentri semplicemente sull'essere, non sul sembrare. Sull'essere, lavori bene perché è giusto lavorare bene, perché hai dei valori personali, non per i complimenti del capo. Aiuti perché è naturale aiutare, perché fa parte di chi sei, non per essere ringraziato o per sentirti in credito. Vivi secondo i tuoi principi, perché rispecchiano i tuoi valori più profondi, non perché qualcuno li applaudirà. Questa autenticità silenziosa ha un magnetismo particolare che le persone sentono istintivamente. È come se emanassi una forma di energia diversa. Le persone si sentono al sicuro con te perché sanno che non stai recitando una parte, che non hai secondi fini nascosti, che non stai cercando di vendergli qualcosa, nemmeno la tua immagine. Sei semplicemente te stesso. E questo, in un mondo di maschere e di performance continue, è rivoluzionario. Sai qual è il paradosso meraviglioso? Quando smetti di cercare disperatamente il riconoscimento, spesso inizia ad arrivare naturalmente. Quando non hai più bisogno dell'approvazione degli altri, diventi più attraente ai loro occhi. È come se la tua sicurezza interiore fosse un magnete per il rispetto altrui. Per i prossimi 5 giorni, in ogni conversazione sociale o lavorativa, impegnati a non parlare di te stesso, a meno che non ti venga specificatamente chiesto. Concentrati sull'essere curioso degli altri, sulle loro storie, i loro progetti. Vedrai quanto più interessanti diventeranno le tue conversazioni e quanto più la gente si ricorderà di te. Ma il sesto segno rivela qualcosa di ancora più profondo sulla tua natura. Proteggi chi non può proteggersi. Sesto segno. E qui entriamo nel territorio della vera nobiltà d'animo. Quando vedi un'ingiustizia, quando qualcuno viene trattato male senza potersi difendere, non fai finta di niente. Devo essere chiaro fin da subito. Non devi essere un supereroe. Non devi salvare il mondo. Non devi metterti il mantello e volare in soccorso di chiunque abbia un problema. C'è qualcosa nella tua morale che non riesce a ignorare quando qualcuno viene calpestato ingiustamente. Quando il nuovo collega viene preso di mira da quel gruppo di colleghi che si diverte a farlo sentire inadeguato, quando lo escludono dalle pause caffè, quando fanno battute pesanti sul suo accento o sulla sua provenienza, trovi il modo di intervenire. Magari non con un discorso epico, ma invitandolo a pranzo con te, includendolo nelle conversazioni, dicendo semplicemente «Dai, basta così». Quando il capo umilia l'impiegata più giovane davanti a tutti durante quella riunione, quando la fa sentire piccola e stupida per un errore che chiunque avrebbe potuto commettere, mentre gli altri guardano in basso o scrollano il telefono per non vedere, trovi il coraggio di dire qualcosa, magari non quel giorno, ma dopo. Ho notato che Giulia è sembrata molto a disagio oggi. Forse potremmo gestire questi incontri in modo più costruttivo. Quando nel gruppo di amici c'è sempre quello che viene usato come capro espiatorio, quello di cui si ride sempre, quello che viene sempre escluso dalle decisioni importanti,
Tu fai qualcosa, lo chiami per primo quando organizzi qualcosa, lo difendi quando gli altri lo prendono in giro. Gli fai capire che per te ha valore. Marco Aurelio, che aveva il potere di vita e di morte su milioni di persone, scriveva nelle sue riflessioni personali: siamo nati per lavorare, insieme come i piedi, le mani e le palpebre, come le due file di denti, superiori e inferiori. È contro natura che gli esseri umani si ostacolino a vicenda. Hai interiorizzato questa lezione profonda. Hai capito che siamo tutti sulla stessa barca chiamata umanità e che quando qualcuno viene gettato in mare ingiustamente, tutti diventiamo un po' meno umani. Non lo fai per essere applaudito, non lo fai per sentirti superiore, non lo fai per costruirti una reputazione di persona buona, lo fai perché non riesci a fare altrimenti. È più forte di te. La tua coscienza morale non ti permette di voltarti dall'altra parte quando qualcuno soffre ingiustamente. Questo coraggio morale, perché di coraggio si tratta, ti distingue dalla massa silenziosa di persone che preferiscono non vedere, non sentire, non agire, che si dicono: non sono affari miei, chi sono io per intromettermi, tanto non cambierà nulla. Tu vedi, tu senti, tu agisci, e anche se a volte questo ti costa relazioni, comodità, tranquillità, a volte anche opportunità di lavoro, continui, perché hai capito che il tuo valore come essere umano si misura anche da come tratti chi non può ricambiare il favore. Le persone fragili, quelle che hanno paura, quelle che si sentono sole, lo sentono istintivamente. È come se avessero un radar per riconoscere chi li proteggerà e chi invece li abbandonerà al loro destino. E si avvicinano a te perché sanno che con te sono al sicuro. Questo ti rende un rifugio umano in un mondo spesso spietato. E i rifugi sono sempre preziosi, soprattutto quando arriva la tempesta. Nei prossimi giorni tieni gli occhi aperti per una situazione in cui qualcuno viene trattato ingiustamente nel tuo ambiente. Lavoro, famiglia, gruppo di amici. Non deve essere nulla di drammatico. Anche piccole esclusioni o prese in giro contano. Trova un modo gentile ma fermo per intervenire. Può essere semplicemente includere quella persona, o dire qualcosa, o offrire supporto in privato. E ora arriviamo al settimo e ultimo segno, quello che potrebbe davvero cambiarti la vita. Scegli la pace invece di avere ragione. Settimo e ultimo segno, quello che separa definitivamente i saggi dai bambini mascherati da adulti. Hai smesso di combattere battaglie che non portano da nessuna parte, tranne che al pronto soccorso della tua sanità mentale. Ascolta questa verità che ti farà risparmiare anni di stress inutile. La maggior parte delle discussioni della vita sono completamente inutili. Sono spreco puro di energia vitale. Sono il modo più efficace per rovinare una giornata, una settimana, a volte un'intera relazione. Per cosa? Per avere ragione su argomenti che tra un mese nessuno si ricorderà nemmeno. Tuo suocero, che continua con le sue opinioni politiche discutibili, che vuole convincerti che il mondo va a rotoli e che la colpa è sempre di qualcun altro, mentre in passato ti lanciavi in dibattiti infiniti, armato di statistiche e articoli di giornale. Ora annuisci educatamente e dici: interessante il tuo punto di vista, Aldo. Com'è andato il corso di bridge questa settimana? Il vicino che parcheggia sempre nel tuo posto, che lascia la musica alta fino a tardi, che non raccoglie mai le deiezioni del suo cane. Invece di iniziare guerre di trincea fatte di bigliettini passivo-aggressivi e discussioni animate sul pianerottolo, parcheggi altrove senza drammi, usi i tappi per le orecchie e se proprio devi dire qualcosa, lo fai con calma e educazione. L'amica che ti contraddice sempre per principio, che qualunque cosa tu dica deve per forza avere un'opinione diversa, che trasforma ogni conversazione in un dibattito da talk show. La lasci vincere discussioni che non contano. Forse hai ragione tu, Carla. Cambiamo argomento. Non è debolezza, non è sottomissione, è strategia di vita di altissimo livello. Seneca, che doveva gestire un imperatore pazzo come Nerone e aveva tutte le ragioni del mondo per stressarsi per questioni di vita o di morte, scriveva una frase che dovresti tatuarti nella mente: ogni nuovo inizio nasce dalla fine di qualche altro inizio. Tu hai finito di sprecare la tua vita in conflitti inutili per iniziare a viverla davvero.
Hai capito una verità che sfugge alla maggioranza delle persone. Avere ragione è sopravvalutato. Vincere una discussione stupida è perdere tempo prezioso che non tornerà mai indietro. La tua pace mentale vale più di qualsiasi punto segnato in dibattiti senza senso. Ma attenzione, questo non significa essere passivi, non significa diventare uno zerbino, non significa non avere opinioni o non difendere mai le tue posizioni. Significa essere selettivi con la tua energia di battaglia. Combatti solo per quello che conta davvero, per i tuoi figli quando qualcuno li tratta male, per i tuoi valori fondamentali quando vengono calpestati, per le ingiustizie gravi che feriscono persone innocenti, per i tuoi diritti quando vengono violati seriamente, per tutto il resto, per chi ha vinto il Festival di Sanremo, per quale squadra di calcio è più forte, per quale strada è meglio prendere per andare al mare, per quale ristorante fa la pizza migliore. Scegli la pace. E sai cosa succede quando adotti questo approccio? Le persone iniziano a rispettarti in modo diverso. Non ti rispettano perché vinci sempre le discussioni, ma perché sai quando non combattere. Ti vedono come qualcuno di saggio, di equilibrato, di maturo. Quando parli, le tue parole hanno più peso perché sanno che non sprechi fiato per cose futili. Quando scegli di dibattere su qualcosa, gli altri capiscono che deve essere davvero importante. In più, e questo è il vero regalo che ti fai, vivi in uno stato di calma interiore che la maggior parte delle persone può solo sognare. Non hai più quella sensazione di stress costante, quella sensazione di essere sempre in guerra con qualcuno per qualcosa. Per una settimana intera, ogni volta che senti nascere in te l'impulso di correggere qualcuno o di entrare in una discussione su un argomento non fondamentale, fermati e chiediti: tra un anno me ne ricorderò ancora? Questa discussione migliorerà la mia vita o quella dell'altra persona? Se la risposta è no, sorridi e cambia argomento. Se ti riconosci in questi 7 segni, non è un caso, non è fortuna, non sei nato sotto una stella fortunata. È il risultato di un percorso di crescita che hai fatto, spesso senza nemmeno accorgertene, attraverso le esperienze della vita, gli errori, le delusioni, le vittorie, i momenti di solitudine in cui hai guardato dentro te stesso e hai deciso chi volevi davvero essere. Sei diventato una persona di valore non perché qualcuno te l'ha certificato con un diploma o un riconoscimento, ma perché le tue azioni quotidiane, i tuoi atteggiamenti, il modo in cui tratti gli altri e te stesso lo dimostrano ogni giorno. E questo in un mondo che spesso confonde il rumore con la sostanza, l'apparire con l'essere, il prendere con il dare, l'avere con l'essere, ti rende straordinariamente raro, straordinariamente prezioso, straordinariamente te, non cambiare mai. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.